Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, proseguiamo con l'approfondimento dei nostri numeri e andiamo a vedere di che cosa si tratta quando si ha un essenza 3. L'essenza 3 ce l'hanno le persone che sono nate il giorno 3, il giorno 12, il giorno 21 e il giorno 30. Il 3 è il primo dei numeri del gruppo emozionale, vi ricordate la suddivisione emozionale, mentale e materiale? È collegato a Giove e la sua parola chiave è creatività, perché è un numero molto creativo, mentre diciamo così il tallone d'Achille è la dispersione. Quindi quando un 3 vibra in positivo, cioè nella sua accezione positiva, muove, di solito sono tre energie: la comunicazione, l'espressione personale e la creatività, appunto. È il numero che genera l'allegria, è un numero di gioia. L'1 è il padre, si può dire, il 2 è la madre, polo maschile, polo femminile, mentre il 3 è la creazione, è il figlio, è il bambino interno, interiore. Difatti i 3 vengono ad imparare proprio ad essere bambini, ad avere quella gioia, quell'allegria proprio dei bimbi. Hanno una grande capacità di espressione, di ingegno mentale, hanno il potere della parola e hanno letteralmente la capacità di muovere e manipolare l'energia proprio con la parola. Sanno esattamente cosa devono dire, come lo devono dire, quando lo devono dire per ottenere quello che vogliono. In positivo il numero 3 è un numero ottimista. Diciamo che sono persone che vedono il lato buono delle cose, vedono il bicchiere sempre mezzo pieno. Di solito sono cordiali, sono amiconi, amichevoli, stanno bene in compagnia e normalmente sono anche popolari tra i loro amici, sono ben visti, ben voluti. Hanno una mente rivoluzionaria, creativa, appunto. Tendono ad anticipare quello che l'altro dirà e hanno anche una buona percezione, hanno come fiuto per capire al volo quello che succede, che cosa sente l'altro. Sono persone appunto che hanno il potere della parola, quindi è la tipica persona che fa un discorso davanti ad un microfono, oppure racconta una storia e magari gli altri lo ascoltano, sono le persone che, diciamo così, amano proprio spiegare, amano ehm, colloquiare e non sono persone che passano inosservate quando magari c'è un'attività, c'è una festa, una manifestazione, un ritrovo, insomma, sono persone che si notano perché sono persone a cui piace avere un pubblico, gli piace parlare, piace ascoltare, gli piace comunicare. Hanno molte doti, molti talenti, sono simpatiche e hanno quel carisma che affascina. Quindi diciamo che hanno una capacità innata per comunicare con qualsiasi tipo di persona, con qualsiasi tipo di personaggio, di cultura, di ceto sociale, ok? Sono proprio abili. Il 3 infatti viene proprio ad usare il potere della parola. Infatti, usando la loro parola, vengono ad ispirare gli altri, il pubblico, vengono qua a convincere. Diciamo che sono bravi persuasori. Diventano il centro di interesse nel luogo dove vogliono stare. Diciamo che sono proprio cercati anche nel mondo del lavoro proprio per la loro abilità con le parole. Sono eccellenti nella vendita, per esempio, nel commerciale. Hanno un'energia proprio di incanto, di allegria, sono coinvolgenti,
creano allegria proprio per sé ma anche per gli altri, per le persone che gli stanno intorno. E di solito non gli piace mai stare da soli, no? Gli piace essere appunto attorniati di gente, essere diciamo al centro della scena. Difatti sono l'anima della festa, si preoccupano di che tutti siano contenti, di che tutti stiano bene, che la gente balla, che rida, che si scherzi e insomma che gli altri siano felici. Vengono proprio a creare e quindi hanno il dono della creatività e sono eccellenti per l'architettura, il disegno, la pubblicità, il marketing. Le persone che hanno un'essenza 3 sono persone che vengono proprio a creare qualche cosa nel mondo che prima non esisteva. Vengono come a buttar fuori le loro idee, quello che hanno dentro. Sono persone che usualmente sono connessi con l'arte, qualsiasi tipo di arte, sono buoni oratori, pittori, ballerini, musicisti, scultori, vengono proprio a nutrire per di più questa parte creativa, questa parte della creatività. Quindi, essendo persone artistiche, sono persone a cui piace la bellezza, cioè sono attenti alle forme, agli accostamenti dei colori. La casa di una persona 3 sarà piena di colori sgargianti. Sono anche grandi consiglieri, difatti sono un po' i terapeuti della situazione perché sono anche abili ascoltatori. Come vi dicevo prima, sono gli amiconi, quindi sono buoni amici e la gente di solito va da loro a raccontargli i propri fatti personali proprio perché con la loro capacità di parola li ispirano. I 3 sono persone che danno fiducia, hanno sempre la parola giusta nel momento giusto, sanno come incoraggiare l'altro, empatizzano molto rapidamente con i problemi e le difficoltà degli altri e è comune che la personalità di una persona così comunque generi rispetto e ammirazione. Vengono letteralmente a creare qualcosa di nuovo nel mondo. È il numero che, essendo creativo, è molto bravo a risolvere i problemi, ha, diciamo, doti di problem solving e soprattutto quando c'è qualche cosa che gli altri non possono proprio risolvere, non possono sistemare, il 3 o sì riesce a sistemarlo perché ha proprio questa capacità di prendere quello che è disponibile nell'ambiente e di convertirlo in soluzioni. Quindi sono molto bravi appunto per risolvere i problemi, creano soluzioni, sono creatori. Guardiamo adesso l'aspetto negativo. Se in positivo abbiamo detto che è un creativo, in negativo l'energia del 3 tenderà a essere castrante e a pensare, non dire niente su quello che senti, su quello che pensi, su quello che vuoi fare, perché tendenzialmente si sente giudicato dagli altri, quindi pensa che cosa poi potrebbero pensare gli altri. Pensano al e se si creasse un problema e se gli altri poi rifiutano la mia idea, cioè come una sorta di critico interiore molto forte che lo blocca un po'. In negativo ha proprio paura di creare, ha paura di fallire e se in positivo genera allegria, con questa sua paura di fallire, in negativo genera anche tristezza. Ha proprio un'energia pesante, ragazzi, di quelle da restare nel letto tutto il giorno. Sono persone che attraversano proprio fasi depressive nella loro vita e hanno conflitti con l'autorità, con il papà, con i maestri, con i capi, con i politici. Insomma, c'è sempre un qualche cosa che li rende tristi quando vibrano in negativo. E il tema dell'autorità in realtà viene ad essere trattato dall'essenza 3 perché, essendo il 3 il numero del bambino interno, si presenta come un bambino ribelle, ok? Che non accetta nessun tipo di autorità e nessuna regola. Devono fare attenzione le persone che vibrano in 3 negativo a non compromettersi con troppe attività, con troppi interessi, perché quando sono in negativo tendono a disperdere proprio energie per cose inutili, per cose improduttive, per cose di minore importanza.
Il 3, quando è in ombra, diventa materialista, diventa opportunista. Pur di circondarsi di cose belle, diciamo che il suo motto è che il fine giustifica i mezzi. Diventano criticoni, quindi quando gli altri commettono un errore sono giudicanti, sono pettegoli. Ricordatevi che hanno paura di essere giudicati in negativo, di conseguenza è perché anche loro stessi giudicano, e siccome sono collegati alla parola, quando vibrano in negativo tendono a parlare male degli altri, soprattutto alle loro spalle. Ed è un fatto che abbassa tantissimo la vibrazione del 3, lo spettegolare, perché sta usando l'energia della sua parola invece che per creare, per distruggere. Sono persone che fanno come notare sarcasticamente le debolezze degli altri. Sono scherzosi, però vi dicono quello che vi devono dire, la battuta ve la fanno. Diventano come intolleranti, drammatici nei confronti delle critiche verso se stessi, però. Cioè gli altri si possono criticare, però loro stessi no, non dovete dirgli niente. Non lo sopportano proprio. Infatti, quando succede così, quando ricevono qualche critica, preferiscono direttamente allontanarsi piuttosto che affrontare i loro errori e tendono a diventare un po' comandoni quando sono in ombra. Gli piace dirigere la vita degli altri, appunto essere il centro dell'attenzione, quindi essere un po' il centro di comando, se vogliamo. E diciamo che passa dall'essere il terapeuta, l'amicone, quello che sostiene e accompagna e ti consiglia, a devi fare così, secondo me puoi fare così, e non ti preoccupare, io ti risolvo la vita, ma devi fare quello che dico io. Diventano anche persone incostanti e prendono tutto come un gioco, ragazzi, cioè diventano come superficiali e normalmente, essendo incostanti, prendono una cosa, la lasciano a metà, poi prendono una cosa, poi la lasciano a metà, insomma alla fine non arriva mai, tendono sempre a lasciare le cose che iniziano, non finiscono quello che iniziano. Di conseguenza, per riportare, per polarizzare questo 3 in positivo, bisogna lavorare sulla comunicazione. Cioè, quando c'è quella voce castrante, bisogna cercare il modo di automotivarsi, di usare delle parole, magari che usereste per un amico, dirle a voi stessi con amore, con sostegno, con compassione. Diciamo che utilizzando proprio la parola con coscienza per creare e non per distruggervi, non per autopunirvi. Quando arriva la paura di creare, giustamente è proprio lì che è il momento di sfondare questo limite, di rompere la propria paura. E invece quando arriva la tristezza cercate di switchare, magari mettendo della musica allegra, cercando di ballare, cercando di fare qualche cosa che vi piace. O semplicemente potete fare sport, movimento fisico, perché si crea come una reazione chimica per cui si producono endorfine, per cui si sta meglio. Per quello che riguarda i lavori, diciamo ideali per il 3, potrebbe essere l'opinionista, perché appunto dà le sue opinioni, dà i suoi pareri, consiglia. Potrebbe anche essere un buon allenatore, un buon coach, perché comunque è colui che motiva, che spinge, che incoraggia. Uno scrittore, proprio per il discorso dell'uso della parola, oppure anche un artista, un musicista, un venditore, insomma sono bravi in tutto quello che è creativo, in tutto quello che ha a che vedere con la comunicazione. Potrebbe anche essere giornalista, per esempio. Bene, quindi facendo un po' il punto della situazione, abbiamo detto che il numero 3, quando vibra in positivo, è creatività. Poi abbiamo detto che è espressione e l'amicone, il centro della festa, quindi è un amico ideale, è difficile che non caschi bene a qualcuno, un numero 3. Poi sono persuasori, proprio per questo dono della parola,
sono empatici e risolvono bene i problemi. Mentre in negativo abbiamo detto che sono distruttivi, sono castranti, diventano tristi o depressivi, sono critici o giudicanti, tendono a comandare e sono dispersivi. Bene ragazzi, come ho detto anche negli altri video, tenete presente che ci sono fasi della vita dove si vibra in positivo e fasi della vita dove si vibra in negativo, oppure potrebbero anche esserci settori della vostra vita dove vibrate più in positivo e settori della vostra vita dove vibrate più in negativo. C'è come questo trucco, diciamo così, per polarizzare, per cercare di usare la parola appunto in modo cosciente, in modo creativo, più che distruttivo. Fatemi sapere se vi risuonano le caratteristiche del 3, magari se avete identificato in quale settore è più un'espressione positiva, in quale settore magari è più un'espressione negativa. Bene ragazzi, spero di avervi dato anche oggi degli spunti interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!